Tutto e il contrario di tutto. 8 marzo 2020. In totale 7.375 persone infette in Italia e 366 decedute. Il governo ha preso i provvedimenti quando ormai ospedali e cimiteri traboccavano. Governo assassino, dovevano agire prima. 13 ottobre 2020. In Italia ci sono 5.901 positivi in più del giorno precedente e 41 morti che si aggiungono a quelli del giorno prima. Il governo emana un DPCM con alcune restrizioni, anche se la situazione non sembra drammatica. Ma che senso ha mettere delle restrizioni adesso con così pochi morti e ricoverati? Il governo vara delle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Ma dico io, ma come si fa a trattare allo stesso modo territori così diversi? Il governo divide le regioni in zone rosse, arancioni e gialle. Conte pensa di star giocando a risico. Siamo un'unica nazione noi. Il governo chiude le attività dei parrucchieri. E come dovrebbero fare a sopravvivere i parrucchieri? Il governo lascia aperte le attività dei parrucchieri. Dico io, ma come fa a chiudere tutto e lasciare aperti i parrucchieri? Il governo lascia le scuole aperte. Ah, complimenti, così i ragazzi vanno a scuola a prendere il Covid e lo portano a casa ai familiari. Il governo chiude le scuole. Come si possono lasciare a casa i ragazzi? Il governo permette le riaperture di tutte le attività commerciali. Credo bisognerebbe chiudere tutto. Il governo chiude alcune attività commerciali. Dovrebbero tenere tutto aperto. Con il virus ci dobbiamo convivere. L'Europa non contribuisce all'emergenza pandemica in Italia. L'Europa non ci aiuta, vedi che dovevamo rimanere alla lira? L'Europa consegna all'Italia 200 miliardi. Ma bravi! Così il governo creerà un debito e poi per ripagarlo ci riempirà di tasse per i prossimi 100 anni. Cosa dovrebbe fare quindi il governo per prevenire una seconda ondata? Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata? La seconda ondata Covid, se ci sarà, non avrà lo stesso impatto della prima. Il virus è clinicamente morto. Non mi piace parlare di seconda ondata. Il virus è presente tra noi. Dobbiamo imparare a conviverci. Non ci sarà una seconda ondata, l'autunno sarà come adesso, il virus si sta adattando all'uomo. No, seconda ondata, ma qualche ondina sì. Novembre 2020. Pare abbastanza evidente che siamo in piena seconda ondata. Cosa ha fatto il governo per prevenire la seconda ondata? Ho sottovalutato la seconda ondata. In Italia non esiste un'app per il tracciamento. Ma cosa stanno aspettando a fare un'app? Siamo dei trogloditi tecnologici? Esce l'app Immuni. E non scaricate l'app che vi ruba i dati. Sanno dove sei, conviti incontri, chissà cosa ne fa il governo di tutti quei dati. Vengono chiuse le chiese. La gente ha bisogno di pregare, di tornare a fare la comunione, di trovare Dio. Le chiese vengono aperte. L'Italia è uno stato laico, la smetta di essere servo del Vaticano. Il governo ferma il campionato di calcio. Ma hanno idea di quanta gente lavori per il campionato? Ma si possono lasciare a casa tutte quelle persone? Il calcio è un diritto, come la scuola. Il governo dà il via libera alla ripresa del campionato. La gente muore nelle corsie degli ospedali e il governo cosa pensa? E alla ripresa del calcio, certo è importantissimo. La protezione civile dà il bollettino tutti i giorni. Un popolo terrorizzato è un popolo sottomesso, smettiamola con tutto questo terrorismo. La protezione civile non dà il bollettino quotidiano. È più che evidente che il governo ci sta nascondendo qualcosa, ci nascondono numeri, non ci dicono la verità. Il trasporto pubblico non ha restrizioni di numero. La gente è ammassata sugli autobus, è ovvio che i contagi aumentino. Il governo riduce la capienza dei mezzi pubblici di trasporto, fornisce incentivi per l'acquisto di mezzi alternativi come monopattini e biciclette e favorisce lo smart working. La gente muore e si ammala di continuo e loro buttano i soldi per i monopattini e poi con lo smart working uccidi i centri cittadini. Le discoteche vengono chiuse. Ma la gente ha bisogno di divertirsi, basta parlare di Covid. Non possiamo passare tutta la vita così. Si aprono le discoteche. Solo un pazzo incosciente riaprirebbe le discoteche. Il governo lascia parzialmente aperte le attività per salvare l'economia del paese. E lascia la gente a morire di Covid. Il governo impone i lockdown per evitare che il virus si diffonda. La gente morirà di fame se non potrà lavorare. Il governo decide chiusure e aperture.
Conte è un dittatore, cosa ne sa lui? Le regioni e i comuni, ecco chi dovrebbe decidere. Il governo delega parte delle decisioni a sindaci e regioni. Ma complimenti! Il governo invece di prendersi le sue responsabilità delega tutto a sindaci e governatori. Ricordatevi che gli unici che non sbagliano mai sono quelli che non fanno mai. È troppo facile lamentarsi dell'operato del governo dalla poltrona di casa o attaccare per puro spirito di contraddizione qualunque azione il governo intraprenda. Ma comportarsi da bastian contrario non è solo stupido, è anche dannoso, soprattutto in questo periodo. Si trasmettono ai cittadini idee discordanti, favorendo il diffondersi di una crescente sfiducia verso la scienza, verso chiunque si trovi al governo, supportando di fondo idee complottiste e negazioniste. E in questo momento è tanto più pericoloso perché non si tratta di politica, si tratta di salute, la tua, la mia, la salute di tutti. Certo, abbiamo avuto tutti ragione e tutti torto, almeno una volta. Ma una cosa in comune, almeno una, la dovremmo avere: il rispetto per la vita umana. I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari combattono in corsia e alcuni cadono in battaglia. Al personale scolastico è chiesto oggi di educare, ancor più che istruire. A ciascuno è chiesta la sua parte, a ciascuno è richiesto di tenere la mascherina se non è con le persone con cui vive. Se fosse una guerra tutti cercherebbero di raggiungere il rifugio antiaereo quando suonano le sirene. Nessuno negherebbe che le bombe esistano e che stiano cadendo. Nessuno negherebbe che i soldati stiano combattendo. Nessuno negherebbe che esistono persone che sono morte o sono state mutilate dalle bombe. E invece con il virus così piccolo e invisibile è troppo facile, è troppo comodo credere di essere invincibili. Il problema è che se tu resti fuori dal rifugio antiaereo, la vita che rischi è solo la tua. Se metti il naso o anche la bocca fuori dalla mascherina, la vita che rischi è anche la mia, quella del tuo migliore amico, quella di tua nonna, quella del tuo vicino di casa, di tuo nipote, del figlio o dei genitori del tuo caro amico di infanzia. La scienza non è cristallizzata, non lo è per fortuna, perché non potremmo curarci, non lo è purtroppo, perché la confusione in situazioni come queste aumenta esponenzialmente. Ma chi ha nelle sue mani la scienza, chi ha nelle sue mani uno strumento comunicativo, chi è una figura educativa, deve prestare attenzione a ciò che dice. Non ci si può contraddire ogni giorno e non si possono esprimere 1000 opinioni diverse. La politica è politica, le simpatie sono simpatie, ma il fronte oggi deve essere uno solo. Contro il Covid, per la vita, per tornare alla nostra amata normalità. Non facendo finta che tutto questo sia una farsa. Finché mentite a voi stessi, va bene, ma oggi non va più bene. Quello che state facendo è ledere le altre persone. Impariamo oggi a chiedere scusa, perché tutti abbiamo sicuramente sbagliato almeno una volta, da chi ha sottovalutato la situazione, a chi ha sempre la critica sulla punta della lingua, a chi ha la possibilità di essere ascoltato da tutti e dice cose contraddittorie. Non è facile per nessuno, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo: uscirne.